Ciao a tutti, benvenuti in questo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Cristian Gamarino, un pilota del Mondiale Endurance e del National Trophy in Italia. Mi trovo a Le Mans perché proprio qui inizierà la stagione 2021 del Mondiale Endurance con la leggendaria 24 ore di Le Mans. Ed io ho un sogno, abbiamo lavorato tanto per questo, ed è quello di salire su quel podio e magari sul gradino più alto. Da quando sono in questo campionato ho sempre pensato a come poter condividere le forti emozioni che si provano in questo tipo di gare. Per questo ho pensato a questo video in cui vi parlerò del Mondiale Endurance, vi porterò dentro il mio box per farvi vedere la mia moto e poi passeremo all'azione. Il calendario del Mondiale Endurance è composto da 3 gare per la categoria stock e 4 gare per la categoria VC. Ovviamente le due categorie correranno lo stesso weekend, la stessa gara, ma con classifiche separate. Si partirà qui con la 24 ore di Le Mans, poi si volerà in Portogallo per la 12 ore di Estoril, poi ci sarà la 24 ore del Bol d'Or al Paul Ricard e la categoria stock finirà qui. Invece l'EVC andrà in Giappone per la 8 ore di Suzuka. Faccio parte del team 33 April with Moto, come potete vedere dalla maglietta, insieme a Corentin Perolari e David Sanchis, quindi siamo un italiano, un francese e uno spagnolo e comunichiamo all'interno del box in un maccheronico inglese, sembra una barzelletta ma non lo è. Ci alterneremo in questo caso per 24 ore in sella alla Kawasaki che tra poco vi presenterò. I turni di guida, a meno di problemi o pioggia, sono determinati dal consumo della benzina. Qui a Le Mans si riescono a fare circa 32 giri per un totale di 55 minuti a testa. Finito lo stint si ferma al box. Durante il pit stop si fa sempre il rifornimento e a seconda della strategia anche il cambio gomme. Per farvi capire meglio cosa vuol dire correre una 24 ore vi farò un esempio con l'aiuto della grafica. Confronterò la gara di Misano del National Trophy, che è l'altro campionato in cui corro insieme a Luca Salvadori, che probabilmente molti di voi conosceranno. Confronto Misano perché è molto simile a Le Mans sia in termini di lunghezza del tracciato che di tempo sul giro. Mi aiuto col telefono perché a ricordarmi i numeri faccio fatica. La gara di Misano del National è stata di 10 giri, circa 42 km. Il team Moto1 invece ha vinto la 24 ore di Le Mans Stock 2019, la 2020 è stata bagnata, percorrendo poco più di 3.400 km, con 818 giri, in media 272 giri a testa. Quindi in 24 ore farò tanti giri come 27 gare di National Trophy, quasi 4 stagioni. Adesso vi porterò dentro il mio box, vi farò vedere cosa c'è, come affronteremo questa 24 ore e poi vi presenterò la moto. Andiamo! Qui c'è il reparto benzina dove fanno i conteggi e preparano la benzina per il rifornimento. Da questa parte invece c'è il camion officina su cui ci sono tutti i ricambi in caso di problemi tecnici. Per noi piloti invece c'è il lettino del fisioterapista, così dopo ogni stint in caso di problemi fisici possiamo salire, farci trattare ed essere pronti per il prossimo stint. Siamo appena entrati nel box, qui alla mia destra c'è il reparto gomme dove i meccanici equilibrano le gomme, le mettono in rastrelliera, le scaldano con le termocoperte e fanno la pressione giusta in modo che siano perfette per essere montate. Questa parte invece non ho ancora ben capito cosa serva perché me l'hanno spiegato in francese ma non ho capito proprio bene. È piena di computer e di schermi, penso che serva a fare la diretta, a trasmettere in diretta sulla loro pagina Facebook continuamente dalla webcam che hanno fissa puntata sul box. Da questa parte invece c'è il nostro spogliatoio dove ci sono le nostre tute e i nostri caschi. Alla fine del turno li asciughiamo in modo che siano pronti per il turno successivo. Da questa parte invece c'è il box dove ci sono le moto. So che siete curiosi di vedere la mia moto, eccola qui, è una Kawasaki ZX10RR e adesso vi faccio vedere le particolarità. Ovviamente le luci, essendo una 24 ore correremo anche di notte, le luci sono obbligatorie. Anche la tabella dei numeri è diversa rispetto al solito perché è retroilluminata in modo che i commissari di gara possano vederci anche di notte. Qui sopra il dashboard ci sono i fusibili, li ho messi qua in caso di guasti così è più facile cambiarli. Abbiamo un serbatoio maggiorato a 24 litri con questi due tappi particolari per far sì che il rifornimento sia molto più rapido. Il dashboard è originale, però abbiamo qua dei comandi che sono il controllo di trazione, il pit limiter e gli impianti luce. C'è questo particolare cavalletto apposta per le gare di endurance, entra dentro il telaio, è idraulico, quindi alza tutta la moto in modo da lasciare la ruota davanti libera. Un'altra cosa molto particolare è l'attacco rapido tubi-freno. In questo modo durante la gara possono cambiare le pastiglie cambiando direttamente la pinza, facendo molto più veloce. Una cosa molto strana
è questo tappo olio motore. Attraverso di questo, con una siringa durante la gara, iniettano l'olio motore in modo da ristabilire il livello ottimale. Abbiamo appena fatto le prove libere e le qualifiche. Nelle prove libere abbiamo avuto qualche piccolo problemino che ci ha rallentato. Nelle qualifiche lo abbiamo risolto, partiremo quarti per la gara, ma siamo tutti molto vicini e le 24 ore sono molto lunghe, lo vedrete nel prossimo video e c'è sicuramente tempo per recuperare. Il programma era di fare l'onboard dalla moto, così potevate vederlo anche voi, però per via dei diritti TV non è stato possibile farlo, quindi magari lo faremo la prossima volta. Se avete qualsiasi tipo di curiosità o di domanda, fatela qui sotto nei commenti, così vi risponderò lì ogni un video dedicato. Se vi è piaciuto il video, mettete il like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!